in collaborazione con Val di Fiemme, Dolomiti Super Ski, Val di Sole, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa tutta dedicata allo sci alpinismo, tappa di Coppa del Mondo dalla bellissima Val Martello, la valle che stiamo vedendo in questo momento. Si arriva dall'autostrada del Brennero, si esce verso Val Venosta, Merano, Silandro e a sinistra si entra appunto in questa bellissima valle, una valle di lunga 27 km con 145 km quadrati di territorio sviluppati in 14.500 ettari, e qui si è disputata una tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Ne parliamo con il presidente del comitato organizzatore nonché il sindaco di questo bellissimo territorio, Georg Alstetter. Allora, Marmotta Trophy, la gara classica della vostra di sci alpinismo, tappa di Coppa del Mondo, che è un grande evento, bellissime le immagini, una bellissima valle. Sì, è la 14ª edizione della Marmotta Trophy, la prima edizione nel 2008, e da lì in poi è sempre stata fatta delle volte gare nazionali, gare di Coppa Italia, campionati italiani, e quest'anno è la quinta volta la Coppa del Mondo per la federazione, insieme con la federazione internazionale International Ski Mountaineering Federation, l'ISMF, che è la federazione che gestisce il movimento dello sci alpinismo, che diventerà, lo ricordiamo, nel 2026 sport olimpico con le Olimpiadi di Milano e Cortina. Lo sci alpinismo è una grande disciplina, vedete come appunto si sviluppa, ci sono dei tratti in salita con gli sci, dei tratti in salita a piedi e poi tratti in discesa. Questa della Val Martello era la sesta prova della Coppa del Mondo di sci alpinismo. La stagione, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Sportdor.tv, ne abbiamo iniziato al Ponte di Legno, qua anche inconveniente per la Molarema che è subito ripartita, una brutta scivolata. Questa è la gara individuale femminile, dicevamo, della Coppa del Mondo, dopo la gara dell'Adamello a Ponte di Legno a dicembre, una gara ad Andorra, una gara in Svizzera, un'altra gara in Italia a Caspoggio, a Valtellina Orobie. Non si è disputata in Turchia. Questa, la Marmotta, è la sesta e penultima prova, la chiusura in Francia. Questa è la gara individuale del venerdì. Tappa di Coppa del Mondo, sabato Marmotta Trophy, come ha detto Gheorghe, 14ª edizione, aperta a tutti, e sarà l'argomento di una puntata in onda la prossima settimana, e poi la domenica la gara sprint, un grande evento con atleti da ben 18 nazioni, una grande soddisfazione, Giorgio. Sì, sci alpinismo anche come sport da gara, diciamo, si sviluppa sempre, arrivano sempre altre nazioni, soprattutto anche adesso dopo la cosiddetta nomina anche come disciplina olimpica. Marmotta Trophy, la vostra valle, vogliamo conoscere la Val Martello e Marmotta Trophy. La Val Martello è posizionata dalla parte opposta del Parco Nazionale dello Stelvio, che è stato il primo parco fatto in Italia nel 1935, una grande zona delle Alpi. C'è una parte in Lombardia, una parte in Trentino, e poi c'è la vostra valle appunto del Sud Tirolo. Si arriva a Silandro, si entra dentro una valle di 900 abitanti. Siete molto bravi a fare questi eventi, complimenti. Sì, lavoriamo da anni su questo, però anche sul Biathlon abbiamo il nostro centro Biathlon dove dopo vediamo domenica. Un'altra disciplina molto Alto Adige, il Sud Tirolo, il biathlon, anche infatti nella Coppa del Mondo, nelle Olimpiadi 2026 si disputeranno proprio in Alto Adige. Sì, a Anterselva, nell'altra parte, diciamo, non nella parte benostana, dall'altra parte, Brunico, a Anterselva, lì si svolgono dopo le Olimpiadi 2026, Milano Cortina, il biathlon viene fatto lì. Il dislivello della gara femminile di 1270 metri, lungo
15 km e 900 metri, si sviluppa in 5 salite, 4 discese e un tratto con gli sci spalla. Qui dove siamo, Gheorghi? Ma qui siamo, diciamo, proprio in mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio, Valle Madrices, che è una valle vicina proprio dalla Val Martello. Dietro dopo c'è, adesso non si vede, però dietro c'è il Monte Cevedale, siamo proprio in mezzo al gruppo Orchies, diciamo. Siamo proprio dall'altra parte della Val di Sole, fra lo Stelvio, ricordiamo 1935 col 101 c'è la leader della classifica, la francese Axel Mollaret, eccola qui inquadrata, l'abbiamo vista in discesa. Ora al suo inseguimento c'è la svedese Tove Alexander che è in seconda posizione, la prima delle italiane e terza Alba De Silvestro. Una grande soddisfazione, Marmotta Trophy, perché ci sono tante marmotte o per la cima marmota? Marmotta è uno degli, diciamo, degli animali più rari e preziosi delle Alpi. Sì, qua non si sa, però di più per la cima marmotta, che è dove giriamo da anni con la Marmotta Trophy, giriamo sempre in quella zona della cima marmotta, però ci sono anche nella nostra valle tantissime marmotte. Tante marmotte, per questo non vedi. La cima è solo per grande spiegamento di mezzi televisivi. Ecco qui l'arrivo vittorioso della Axel Gachet Mollaret, che chiude in un'ora 32:30. Prima è una delle migliori, una grande soddisfazione, una grande visibilità in Francia. La Tove Alexanderson in seconda posizione in un'ora 34:28, 1 minuto e 38 secondi. Poi la terza, l'azzurra Alba De Silvestro, a seguire la francese Emily Harrop, poi un'altra azzurra Giulia Murada, a un ottavo posto Maria Martini. Ecco qui la premiazione delle prime 3 classificate, gara femminile, tappa di Coppa del Mondo. La grafica preparata dal nostro tecnico Gianluca Podighe, Axel Mollaret Gachet, avete visto la grafica velocissima, ed ora tutto è pronto per la gara maschile. Una grande organizzazione, perché il percorso per gli uomini aumenta e quindi avete dovuto adeguarvi anche con il percorso. Qui dove siamo? Ma qui partiamo dove c'è la partenza su più o meno 2000 metri di altitudine davanti al vecchio Hotel Paradiso, diciamo, dove per salire in Val Martello finisce la strada, comincia il percorso della Marmotta Trophy, e adesso vediamo qua Antonioli che dopo loro fanno più o meno 300 metri di più delle donne, arrivano a 1600 metri come altitudine, loro fanno 6 salite, 5 discese e un tratto a piedi. Avete visto inquadrati i migliori azzurri, lo ricordiamo, l'Italia domina nello sci alpinismo, ci sono i migliori atleti azzurri, avete visto Antonioli, avete visto Boscacci, avete visto Davide Magnini, insomma atleti che hanno scritto, anche Niccolò Canclini, avete visto Alex Oberbacher, insomma gli azzurri sono fra i migliori al mondo e non per niente è diventato sport olimpico. Hai detto del percorso 1575 metri di dislivello, un percorso di 18 km e 400 metri. Qui dove siamo, Gheorghi? Ma più o meno sempre nello stesso tratto dove erano anche le donne, più dentro nella valle, diciamo Valle Lunga, lì verso Cima Cevedale. In quella zona lì si vede anche che quest'anno purtroppo c'era poca neve, però il nostro staff con Egon Eberhofer per il percorso, loro hanno lavorato tantissimo, si vede anche qua. Questa è una bellissima piazzola, questa l'avete fatta tutta voi praticamente. Sì, loro a mano hanno lavorato, però proprio in quei giorni lì c'era tanto sole, c'era la polvere della Sahara che proprio per la neve non ha fatto un granché, per cui loro hanno dovuto cambiare 3-4 volte il percorso, però dopo alla fine, come si vede, sono riusciti a trovare un buon percorso, però anche sui ultimi goccioli della neve si vede anche. No? In effetti è stata una stagione molto difficile quest'anno dal punto di vista climatico, tanta neve a inizio stagione, a fine novembre, i primi di dicembre, che ha fatto sì che si partisse alla grande con il Ponte dell'Immacolata con Natale.
poi 3 mesi di assoluto mancanza di neve fino a fine marzo, quando è arrivata un'altra imbiancata per tirare Pasqua. Quindi dal punto di vista per le condizioni meteo ottimali, perché si è sciato con tanto sole e quindi la gente era contenta. Poca neve perché avete appunto giustamente dovuto lavorare tanto, però dal punto di vista climatico c'è stata tanta soddisfazione. Questo è invece il tratto in salita. Gli uomini hanno 2 tratti in salita. Sì, 2 tratti. Nei tratti più ripidi devono portare in spalla i sci, devono dopo fare un tratto di un paio di centinaia di metri, il tratto a piedi dove portano i sci in spalla, diciamo. Inquadrato il numero 12 è l'azzurro David Magnini, che è uno dei migliori. Qui una discesa molto difficile in seconda posizione assieme allo svizzero che è questo Rémi Bonnet, poi c'era il francese Xavier Gachet. 3 atleti nei primi 3 posti, con Magnini un francese e uno svizzero, e poi via via tutti gli altri, con Boscaccia all'inseguimento assieme a William Mardion, che è un altro grande atleta. 18 nazioni, è un grande risultato, tutti distribuiti in Val Venosta, no? Perché come si arriva in Val Martello, nella vostra valle? Io ho detto prima, si esce nell'autostrada del Brennero, si prende la Val Venosta fino a Silandro e poi si entra in questa valle. Come è fatta turisticamente la vostra valle? Ma diciamo, se arrivi dal sud, diciamo dall'Italia, fai la 22, vieni a Bolzano, fai il bivio, prendi la Mevo, la superstrada fino a Merano, dopo da Merano verso Passo Resia, verso lo Passo Stelvio, segui per mezz'ora la statale lì, e dopo a un certo momento a Laces, prima di Silandro, fai il bivio verso sinistra, arrivi in Val Martello. Un turismo il vostro più estivo o più invernale? Ma da noi soprattutto più estivo, siamo famosi, come già detto, Parco Nazionale per le fragole, la coltivazione delle fragole, però non abbiamo in Val Martello, diciamo in Val Venosta sì, nella valle principale, però in Val Martello non abbiamo pianti sciistici, per cui più estivo il turismo che invernale, però anche in inverno col sci alpinismo, col biathlon, col fondo, anche negli ultimi anni sempre più turisti nella nostra valle. Ecco, la Val Martello, quindi bravissimi, non hanno, come ha detto il nostro amico Giorgio, sindaco e presidente del comitato organizzatore, non ci sono impianti funivie per salire in alta quota, ma ci sono appunto sport alternativi come lo sci alpinismo che stiamo vedendo, come il biathlon, che è lo sport olimpico, è uno sport nazionale soprattutto in Alto Adige, e poi giustamente in estate. Questo nel frattempo è l'arrivo vittorioso di Davide Magnini, che chiude in 1 ora 38,57, quindi è il vincitore. Stacca di 41 secondi Rémi Bonnet, lo svizzero, che arriva secondo, e in terzo, eccolo qui inquadrato, arriva Xavier Gachet dopo 1 minuto e 12 secondi, ma un plauso vanno agli altri azzurri: Michele Boscacci, che è arrivato quarto, poi Roberto Antonioli sesto, Alex Oberbacher settimo, e poi anche in 10ª posizione un altro azzurro, Nicolò Ernesto Canclini. Un grande risultato per i colori azzurri. Sì, come già negli ultimi anni la squadra azzurra, gli italiani sono famosi nel sci alpinismo, sono forti. Siamo contenti così. Davide, che è un trentino, che è fortissimo, però in futuro sono sicuro che la concorrenza, per questo che adesso la disciplina olimpica, la concorrenza diventa più grande, e dobbiamo lavorare, la federazione deve lavorare per mantenere questo vantaggio che ce l'hanno, diciamo. Mi sono dimenticato in 7ª posizione Nadir Magué, quindi addirittura ben 5 azzurri nei primi 10, e questo è un grande risultato. Questo è la Coppa del Mondo, 6ª prova della stagione 2021-2022, il venerdì. Il sabato, stesso percorso, la gara Marmotta Trophy, 14ª edizione, ma sarà l'argomento di una puntata integrale proprio sulla Marmotta Trophy, in onda la prossima settimana, e poi la domenica la gara sprint. Vi siete inventati un bel evento dedicato allo sci alpinismo.
tappa di Coppa del Mondo e la mitica Marmotta Trophy, che fa parte della Grand Course, perché abbiamo detto delle tappe di Coppa del Mondo, poi che lo sci alpinismo chiaramente i giochi olimpici 2026, ma i campionati italiani, europei e mondiali, ma poi c'è la Grand Course, che la Grand Course sono l'eccellenza delle gare, la Damello Ski Ride, la Patrouille de Gracier, il Mezzalama, gare storiche, e voi fate parte anche di questa Marmotta Trophy. Dopo la Marmotta Trophy, che vedremo la prossima settimana, la domenica gara sprint. Sì, adesso qua si vede la partenza della gara sprint al nostro centro Biathlon, dove dopo, la settimana dopo, abbiamo anche i campionati italiani di Biathlon, però adesso parliamo di sci alpinismo. Qua si vede lo stadio, qua si vede la partenza e dopo vanno su per la collina dietro e come si vede... Come è sviluppato? È un percorso sprint, quindi gara veloce? No, la sprint è molto veloce, simile al fondo, no? Partono in 6, qua si vede, dopo 2 vanno avanti, qua adesso dalle telecamere non si vede, però adesso diventa ripido, dopo arriva anche il tratto a piedi, quando dopo sono su scendono, chi arriva per primo e dopo primo, man mano così via. Bello questo percorso con i quadrati, quindi c'è anche una bella concezione, diciamo, tecnologica e strutturale per fare questo percorso. Complimenti. Ma qua hanno lavorato con le drone, si vede, adesso arrivano lì, devono togliersi i sci e dopo arriva il tratto a piedi, lo portano su in spalla fino lì in cima e dopo comincia la discesa. Ecco, questo è il tratto. Ora gli sci sono leggerissimi, 500 grammi è il peso, quindi è molto leggero. Una volta, come ne abbiamo sempre parlato nelle scorse puntate, anche Georg nel nostro talk show S4 abbiamo sempre parlato di quanto sia impegnativo, ma di quanto è divertente, e lo dimostra la gente. Guardate quanto pubblico, in una valle di 900 abitanti, c'era tutta la valle, Georg, a vedere la gara, o tanti turisti. Ma c'erano tanti che sono arrivati con le vari atleti, con le squadre. Dopo la valle, come ci ha detto, siamo in 900, i volontari sono arrivati anche da fuori, però i volontari con tutto quanto, anche dalla Val Venosta, sono arrivati in tanti a vedere sta gara interessante, soprattutto lo sprint lì dal parcheggio, dal bar, lo puoi vedere con la video wall che abbiamo messo proprio lì davanti. C'era tanta gente, in effetti era perfetto. Passaggi molto veloci, un tratto a piedi come abbiamo visto esplosivo, curve spettacolari e un pubblico delle grandi occasioni, sia della valle, sia della Val Venosta, sia da Bolzano, dal tutto il Sud Tirolo, dal Trentino e poi da ben 18 nazioni. Ed ora questa è diciamo la discesa difficile. Si è svolta anche la gara dell'Under 23, ha vinto Samantha Bertolina e in campo femminile Matteo Fabre, in campo lo svizzero in campo appunto maschile. Negli Under 20 in campo femminile ha vinto l'azzurra Silvia Berra e lo svizzero Robin Bunard in campo diciamo dell'Under 20. Questo per quanto riguarda le gare giovanili. In campo invece femminile la vittoria la vediamo in campo femminile, la vittoria è andata alla eccolo qua. In campo maschile c'era Matteo Fabre, che lo vedremo, Riel Cardona, poi Canclini, Ivon Arno Leta e Inigo Martinez del Borque Marquez, lo spagnolo. Poi sarà una gara difficile. Invece fra le donne la vittoria è andata alla francese Emilie Harrop, che ha vinto in 3 minuti e 13 secondi, seconda è arrivata la slovacca Marianna Jajerčíková, terzo gradino del podio la francese Lena Bonnet. Fra gli Under 23 abbiamo detto la vittoria Samantha Bertolina e Silvia Berra. Quindi eccola qua la grafica: Giulia Murada in sesta posizione, Emilie Harrop ha vinto in 3:13 e 502, la Jajerčíková seconda, Lena Bonnet in terza posizione, Deborah Chiarello la svizzera quarta, Ivona in quinta posizione. Ecco il podio finale, prodotto tipico della Val Venosta, le mele del vostro territorio, che sono un simbolo della valle, un premio molto ambito. Sì, la Val Venosta è famosa per le sue mele, come la Val Martello è famosa per le sue fragole. Dietro qua si vede anche il campo delle fragole e sono le mele, sono buonissime, diciamo, come le fragole. Mele come le fragole, come le marmotte di questa valle. Val Martello, perché Val Martello? Ma qua chi
chi ha studiato questo non sono sicuri, no? Qua si parla sai che arriva dal retroromanico ancora Mura, Valanga, così, però i scienziati non sono sicuri perché va al martello. In tedesco si chiama Martell e in italiano dopo hanno messo lo e martello. Ecco, il martello è nella lingua tedesca, che è la lingua dell'Alto Adige, e giustamente va al martello. Ecco la finale maschile con ben 3 svizzeri in finale, 2 spagnoli e un solo azzurro. Allora, per gli svizzeri Matteo Favre, poi Ivan Arnold e Arno Lieta in campo appunto svizzero, 2 spagnoli Marquez e Cardona Cole e un azzurro Nicolò Canclini. Questo per quanto riguarda appunto la finale. Quanti manche avete dovuto fare per arrivare alla finale, Gio? Quante manche? Dopo la qualificazione sono in 30 e dopo viene divisa, diciamo partono sempre in 6 e sono quindi 5 manche per arrivare, gara molto corta, molto veloce, ma come vedete sono proprio veramente spettacolari. Il campo di gara è diverso dall'individuale, qui proprio il centro biathlon Grog, uno dei campi di biathlon più importanti, salita con gli sci come vedete. Ora vengono tolti gli sci, c'è il tratto a piedi, subito davanti uno svizzero, 3 svizzeri che li riconoscete con la tuta rossa ai primi 3 posti, poi 2 spagnoli e soltanto quinto il nostro azzurro Canclini del 97, un altro dei protagonisti del 2026, tutti giovani che diranno la loro nei giochi olimpici. Questo è stato un grande risultato. Dopo il tratto a piedi si arriva e appunto vengono messi gli sci di nuovo velocissimi per rifare l'ultimo pezzo in salita. I 3 svizzeri, avete visto uno spagnolo e poi l'azzurro, ha tardato l'ultimo spagnolo e si risale nell'ultimo tratto. Com'è andata la stagione turistica, questo inizio di stagione, quest'inverno 2022? Ma all'inizio è andato molto bene, c'erano anche le gare di biathlon in dicembre, dopo anche Natale è andato bene, dopo c'era un po' ancora questa questione di Covid, c'era ancora un buco dentro, diciamo, però dopo in tutto siamo contenti, è andata anche bene. Come sarà l'estate? Cosa avete in programma e cosa prevedete? No, in estate come ci ha detto, le escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio, le nostre fragole, i ghiacciai, abbiamo anche diverse manifestazioni per i turisti in valle dove mostriamo i nostri prodotti tipici e così via. Ecco l'arrivo dello svizzero, siamo quasi in chiusura, vediamo qui l'arrivo finale. La vittoria va al chiude in 3-0-8, vittoria spagnola, eccolo qua, Cardona Cole che vince in 3-0-8, secondo è Matteo Fabre in 3-13, terzo l'altro svizzero Arno Lieta in 3-17, eccoli qua, e arriva in sesta posizione Nicolò Canclini. A sorpresa lo spagnolo Cardona Cole riesce a battere la forte squadra svizzera, d'altronde abbiamo detto che gli spagnoli nei Pirenei hanno una grande tradizione, a Andorra si è disputata una tappa di Coppa del Mondo. Eccolo lì, Cardona Cole Oriol in 3-0-8, poi Matteo Favre secondo, Arno Lieta terzo, quarto Martinez, Marquez, Inigo, poi quinto il nostro Ernesto Nicolò Canclini e sesto Ivan Arnold. Un grande risultato, una grande soddisfazione per voi che avete organizzato questo evento. L'appuntamento ritorna al 2023. Sì, adesso siamo molto contenti, abbiamo anche fatto la riunione, diciamo. Parliamo del 2023 e lì siamo fiduciosi che anche lì ancora la Coppa del Mondo torna dal martello. International Ski Mountaineering Federation, la federazione mondiale dello sci alpinismo, questa è la premiazione della tappa di Coppa del Mondo della Val Martello. Siamo in chiusura, ringrazio Gabriel Stetter, sindaco della Val Martello, nonché presidente del comitato organizzatore di questa gara
unica della Coppa del Mondo di sci alpinismo, gara italiana disputata a metà nel weekend 19 e 20 di marzo. L'appuntamento con Sport Outdoor TV ritorna la settimana prossima e la prossima settimana parleremo della Marmotta Trophy. Spazio quindi non solo agli atleti agonisti come abbiamo visto in questo speciale tappa di Coppa del Mondo, ma spazio alla Marmotta Trophy, una delle gare più belle e più importanti dello sci alpinismo. Settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao, arrivederci, grazie Giorgio, alla prossima settimana. Road to Fiemme 2026. Madonna di Campiglio. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Val di Fiemme, funivie Folgarida e Marilleva. Salice, fatti di sport. Val di Sole, Paganella Ski. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira. Sei in Trentino. Ponte di Legno, Tonale. Peio. Dolomiti Super Ski. Per te che ami natura, sport e relax, la neve ha il gusto dell'inverno in Piemonte. Dalle Alpi Marittime al Monviso, tra valli olimpiche e Monte Rosa, sulle cime biellesi e dei laghi, fino alle vette dell'Ossola, vivi le tue esperienze di bellezza e benessere. Piemonte, l'esperienza che non ti aspetti. Collaborazione con Road to Fiemme 2026. Peio. Ponte di Legno, Tonale. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Paganella Ski.